Buon pomeriggio ragazzi, anche oggi abbiamo la mia deliziosa, straordinaria gattona Sofì, eh? Sofì, vuoi stare con me mentre io faccio la video lezione? Non sembra, perché abbiamo fatto entrare in casa la sua amica Foxy, che è una gatta di strada, e loro sono diventati amiche. Lei vuole andare a giocare con Foxy, vero Sofì? Che bella, guardate come si fa no, Sofì, dai, non cadere. Guardate come si fa a accarezzare, va bene? Lo lasciamo libera. Vuoi fare un saltello, Sofia? Ok. Allora, continuiamo con Anassagora, quindi abbiamo due lezioni su Anassagora, questa è la seconda, perché vi sono ancora alcuni aspetti del pensiero di Anassagora che meritano di essere approfonditi con calma, quindi una sola lezione non bastava. Inoltre vediamo qualche elemento sulla vita, sulla biografia di Anassagora. Con Anassagora torniamo in Ionia, no? Dopo Parmenide che era della Campania, dopo Empedocle che era siciliano di Agrigento e così via. Adesso torniamo alla filosofia della Ionia, di cui abbiamo già visto in passato numerosi esponenti. Anassagora nasce a Clazomene circa nel 496 a.C. Anche lui, come Empedocle, è un filosofo del pieno V secolo, contemporaneo dei primi sofisti e di Socrate, per nulla un presocratico, almeno da un punto di vista cronologico, ma avete visto, come vi ho detto io in passato, che anche da un punto di vista tematico non è vero che i cosiddetti naturalisti presocratici sono presocratici non cronologicamente, ma appunto perché trattano di fusis, di filosofia della natura, mentre invece Socrate tratta dell'uomo, della morale, della virtù e così via. E perché abbiamo visto, a parte il fatto che tra i presocratici vengono inseriti, l'abbiamo visto in passato, assurdamente i sofisti, Protagora, Gorgia, molti dei quali sono non solo più giovani di Socrate, quindi non sono pre-socratici, ma parlano delle stesse identiche cose di Socrate, quindi non ha senso. Ma a parte i sofisti, avete visto che anche personaggi come Anassagora non parlano solo di filosofia della natura. Abbiamo visto che Anassagora ha una teoria della conoscenza. Vi ricordate? Ha una teoria della conoscenza. Quindi di fatto la sua visione della natura ha una serie di risvolti in tante altre discipline, appunto dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista della matematica, dove abbiamo visto della gestione dell'infinito matematico. Non parlano solo della fusis, degli eventi, dei fenomeni naturali, della nascita dell'universo. Comunque Anassagora quindi è ionico di Clazomene, appunto, nella Ionia. Ricordate, la Ionia è la costa sull'Egeo dell'Asia Minore, dell'attuale Turchia. Nasce nel 496 a.C. Quello che è particolarmente importante è che lui si trasferisce ad Atene, secondo alcune fonti nel 480, cioè prestissimo, secondo altre fonti più tardi nel 463, non lo sappiamo. Lui si trasferisce ad Atene, quindi abbiamo il primo filosofo della nostra trattazione della filosofia greca, della filosofia antica, che non vive più in una di quelle poleis marittime commerciali, appunto come Mileto, Efeso, d'accordo, Clazomene stessa, oppure abbiamo visto Elea nel caso di Parmeide e Zenone, Agrigento nel caso di Empedocle, eccetera, ma vive nella metropoli, ad Atene, d'accordo? Atene sta diventando sempre più potente, sta diventando il centro del mondo greco, mentre invece la Ionia viene continuamente minacciata dai persiani, dall'impero persiano. Quindi noi abbiamo il primo filosofo, d'accordo, che incontriamo, che si trasferisce ad Atene, come faranno molti altri, proveniendo da tutti i posti, da tutti i luoghi del mondo greco. Atene inizia quindi a diventare centrale nella storia della filosofia,
già prima, no, di Platone o di Aristotele. Anassagora è il primo che vediamo. Abbiamo visto che anche Parmenide e Zenone si dice non è sicuro che abbiano fatto un viaggio ad Atene. Hanno fatto un viaggio ad Atene, sono rimasti lì per un certo tempo, poi sono tornati. Ma a differenza di Parmenide e Zenone, Anassagora è il primo che si trasferisce ad Atene in pianta stabile per tutta la vita, cioè va a vivere là, va ad operare là, agisce ad Atene, insegna la sua filosofia ad Atene, sceglie Atene come suo luogo di residenza e anche, come adesso vedremo, di azione politica. Questo è molto importante. Lui diventa un consigliere di Pericle e dalle nostre testimonianze sappiamo che, così come voleva Pericle, Anassagora si inserisce in quel movimento di laicizzazione della cultura, del sapere, della morale tipica della democrazia o della demagogia periclea. Anassagora è un laico, è uno che cerca, insieme ad altri ad Atene, di dare una spiegazione razionale, noi diremmo scientifica, delle cose, dell'universo, dei fenomeni, pensando che tutto possa essere dominato dalla ragione, compreso dall'esperienza filtrata razionalmente, in maniera scientifica, dando spiegazioni naturali, naturalistiche, non più mitiche e sovrannaturali delle cose, dei fenomeni. Ovviamente, in questo senso, Anassagora è pienamente alleato dei sofisti, anche loro consiglieri di Pericle come lui, che nello stesso periodo facevano la stessa cosa, d'accordo? La stessa opera culturale. Semplicemente che lui ovviamente, semplicemente lui differisce dai sofisti perché i sofisti come Socrate si occupavano del linguaggio, si occupavano della virtù, si occupavano dell'interiorità dell'uomo, della conoscenza. Invece Anassagora si occupa prevalentemente di filosofia della natura, d'accordo? Di filosofia naturale. Lo stesso Anassagora dice: io sono nato per osservare il cielo e la luna, d'accordo? Quindi lui rimane prevalentemente un naturalista. Questo lo differenzia nelle tematiche trattate rispetto ai sofisti, però insomma il ruolo politico è del tutto analogo a quello dei sofisti. Nel momento in cui il dominio di Pericle ad Atene sta cedendo, aumentano gli oppositori di Pericle, succede che Anassagora viene sottoposto a un processo per impietà nel 433. Capite che succede? Non potendo colpire Pericle, che era ancora molto potente, gli avversari di Pericle, quelli che non volevano la laicizzazione della cultura, quelli che non volevano la diffusione del relativismo e dell'utilitarismo, della mentalità razionale, quella parte di Atene che era ancora attaccata ai valori tradizionali, all'ethos nobiliare e alla visione mitica delle cose, alla spiegazione mitica religiosa delle cose, non potendo prendersela con Pericle perché era un pesce troppo grande, se la prende con uno dei suoi consiglieri, Anassagora, che viene messo sotto processo nel 433. Quindi attenzione, abbiamo un primo filosofo ad Atene che viene processato per le sue idee prima di Socrate, quindi prima del famosissimo processo che si concluse con la condanna a morte e l'uccisione l'uccisione di Socrate, che tutti conoscono nel 399 a.C., prima di Socrate vi era stato un altro filosofo, Anassagora, messo sotto processo per impietà, che uno dei capi d'accusa per cui sarà messo sotto processo anche, sarà accusato anche
Socrate. Anassagora viene processato, pensate, per aver sostenuto che il Sole e la Luna non sono delle divinità, che il Sole sia una massa incandescente e che la Luna sia una massa terrosa, d'accordo? Il Sole è un fuoco incandescente, la Luna è una massa terrosa, non sono divinità ma corpi fisici. Per questo viene messo sotto processo per impietà, per evitare una condanna che potrebbe essere anche molto severa. Anassagora si allontana da Atene, d'accordo, a causa di questo processo. Infatti non morirà ad Atene, morirà in Ionia, in un luogo non ben precisato, intorno, anche qui la data non è sicura, al 428 a.C. Quindi, come vedete, alcuni aspetti della vita di Anassagora sono importanti in termini di storia della filosofia, termini di sviluppo della filosofia in Grecia. Allora, quale altra teoria di Anassagora è particolarmente importante? È particolarmente importante. Allora, lui dice che esiste un nous in greco, traslitterato nous, che significa intelletto, che è alla base di tutte le cose, cioè che regola tutte le cose. In maniera simile ad Empedocle, Anassagora non se la sente di lasciare allo sbaraglio, di lasciare al caso il movimento delle particelle materiali, dei suoi semi, no? Delle omiomerie, eccetera. Ricordate che anche Empedocle aveva detto ci sono 4 elementi, la dice l'essere i principi, ma c'è anche poi una forza che li regola, che li muove, d'accordo, che li ordina, anzi 2 forze, ricordate, contrarie, amore e odio. La stessa cosa fa Anassagora, dice che oltre i semi c'è questo nous, che noi possiamo tradurre con intelletto, ma spesso convenzionalmente in filosofia, anche nei libri di filosofia, tra i filosofi viene chiamato semplicemente nous, il nous di Anassagora. Qual è il problema? Che è difficile interpretare il significato del nous di Anassagora. Cosa dice del nous? Anassagora nei suoi frammenti che ci sono arrivati dice del nous delle cose che ci fanno pensare che il nous sia qualcosa, l'intelletto sia qualcosa di diverso dai semi, qualcosa di altro dai semi. Lui per il nous dice che il nous è una realtà assoluta. Ricordate, l'abbiamo detto nella scorsa lezione, per Anassagora non esistono realtà assolute. Anassagora è un relativista, ve lo ricordate? Non c'è una realtà assoluta. Ricordate, non c'è un freddo assoluto, uno zero assoluto al di sotto del quale non si può andare. Ricordate? C'è sempre qualcosa di meno caldo o di più caldo rispetto a qualunque temperatura, come c'è sempre qualcosa di più piccolo o di meno piccolo, per esempio in grandezza. Non c'è niente di assoluto rispetto a tutti gli altri. Ogni seme ha delle caratteristiche relative agli altri semi. Quindi già lui che dica che il nous è una realtà assoluta, significa che il nous non è un seme. Il fatto che il nous non sia uno dei semi delle omiomerie è testimoniato anche dal fatto che Anassagora dice che il nous è la più pura di tutte le cose, purissima, d'accordo? Il nous è una cosa purissima, ok? È una cosa purissima. Già il fatto che usi tutta una serie di termini al superlativo non si attaglia ai semi, che appunto sono sempre relativi rispetto all'altro. C'è un seme meno puro di un altro, più puro di un altro, eccetera. Invece lui dice che è una cosa purissima, dice addirittura che è la più sottile di tutte le cose. Ricordate che non può esistere un seme che è più sottile degli altri. Per quanto sia sottile, ce ne sarà un altro più sottile. E rispetto a questo ce ne sarà un altro più sottile, andando così nella divisibilità verso l'infinitamente piccolo, ve lo ricordate?
Invece questo nus è la più sottile di tutte le cose, quindi vuol dire che non è una cosa, in questo caso le cose sono i semi, d'accordo? È la più sottile di tutte le cose. Poi dice che le penetra, cioè questo nus penetra all'interno di tutte le cose, penetra all'interno di tutte le cose, ma non si mescola ad esse. Questi sono i frammenti che abbiamo. Non si mescola ad esse. Anche qui, come può essere un seme? Il seme non può essere penetrato. Ricordate che ogni seme, come l'essere parmenideo, è immutabile, è eterno, sempre uguale a se stesso. Mica può essere penetrato, non può subire alcun tipo di movimento, di modificazione. È eterno, è così com'è, rimane così com'è, non subisce alcun processo di trasformazione. Come può essere penetrato? Non è possibile che qualcosa entri all'interno di un seme. I semi sono, come l'essere parmenideo, materia compatta, omogenea, piena. Non possono essere divisi. Ci sarebbe il nulla nella divisione, non può esserci qualcosa che li taglia, che penetra, e poi addirittura non mescolandosi ad essi, d'accordo? Li penetra ma non si mescola, quindi d'accordo, è sottilissimo, è qualcosa di etereo, è qualcosa che passa senza mescolarsi, d'accordo? Quindi come può essere un seme? Poi addirittura dice che la cosa più grande di tutte, cioè che il nus contiene tutte le cose, le contiene. Abbiamo visto appunto per il relativismo spaziale che non può esistere una cosa che le contiene tutte. Una cosa che contiene tutte viene anche contenuta da un'altra cosa, che sarà contenuta da un'altra cosa e così via all'infinitamente grande. Il fatto che questa invece è una realtà assoluta, che non soggiace al relativismo spaziale, che contiene tutte le cose, significa che non è una cosa, cioè che non è un seme, d'accordo? Anche il fatto che lui dice le conosce tutte, questo nus conosce tutte le cose, ok? Noi abbiamo visto che non ci può essere un seme che conosce tutte le cose, ve lo ricordate? Si conosce per contrasto. Un seme che è caldo conoscerà soltanto i semi che sono freddi, un seme che è freddo conoscerà soltanto i semi che sono caldi, ok? Un seme che è giallo conoscerà i semi che non sono gialli, cioè si conoscono le cose diverse da sé. Che cosa può conoscere tutti? Qualcosa che è appunto una realtà altra, diversa rispetto ai semi. Soltanto una cosa che non è un seme può conoscerli tutti, d'accordo? Perché un seme invece può conoscere soltanto quelli che sono diversi da esso. E quindi sembrerebbe, li conosce tutti, lui dice li domina, li governa, non può esistere un seme che domina e governa gli altri, quindi questo nus è una specie di archè, una specie di principio divino, insomma è anche, lui dice, un principio vitale, è un principio di movimento, è alla base anche del movimento, della vita, cioè questo nus è anche un principio cosmogonico. Abbiamo una cosmogonia di Anassagora. Anassagora dice, più o meno in analogia con l'Aperon di Anassimandro, che all'inizio c'era un migma. Migma in greco significa un mescolamento, d'accordo? Una mistura, una mescolanza originaria, primordiale, in cui tutto era omogeneo, non c'erano differenze, non c'erano cose, non c'erano semi, una sorta di brodo primordiale omogeneo dove non si riconosce nessuna differenza. Somiglia ovviamente all'Aperon di Anassimandro. Il migma viene messo in movimento rotatorio dal nus. L'intelletto quindi è anche il principio di movimento delle cose, le muove. Sin dall'origine il migma era statico, questa mescolanza originaria, al centro universo il nus, l'intelletto, lo mette in moto rotatorio e dal migma, come dall'Aperon di Anasimandro, si staccano poi dei pezzi che vanno a differenziarsi diventando i vari elementi, i vari semi, d'accordo? Quindi il migma è proprio anche all'origine dell'universo. Sembra del tutto evidente che non sia un seme, ma un principio diverso.
pur essendo Anassagora, potremmo dire, un naturalista, un materialista, più di Empedocle. Ricordate che ci sono polemiche sul fatto che Empedocle fosse davvero un materialista, però Anassagora magari era davvero un naturalista, un materialista, qualcosa del genere. Però sia Anassagora, esattamente come Empedocle, danno delle spiegazioni di tipo meccanico, naturale, ma non se la sentono ancora di lasciare tutto al caso oppure alla necessità, che possono significare in realtà la stessa cosa. Non se la sentono né Empedocle né Anassagora di dire, anche se questo sembra contraddittorio con la loro filosofia, che tutto vada a casaccio, senza un ordine, senza un fine. E quindi sia Empedocle sia Anassagora, Empedocle l'amore e l'odio, Anassagora il nus l'intelletto, inseriscono un principio che somiglia alla divinità, un principio provvidenzialistico, un principio di vita, di movimento, di ordine, di senso, di giustizia. Come in Empedocle, le trasformazioni apparenti, no? I mescolamenti degli esseri, nel caso di Anassagora lo sviluppo o reciproco mescolarsi dei semi microscopici, queste cose non avvengono a caso, senza un motivo, avvengono perché c'è un principio ordinatore, d'accordo? E qui ci sono delle controversie, perché non si capisce bene che cosa sia questo nus. Prima controversia: il nus è qualcosa di materiale? Nel caso di Empedocle abbiamo visto che amore e odio, pur essendo connotati come delle forze, delle energie, non tanto come degli elementi materiali, non so perché non è più a fuoco, nel caso di Empedocle abbiamo visto che chiaramente Empedocle dice che amore e odio sono elementi materiali, sono corporei, occupano spazio, ma nel caso del nus la cosa è incerta, è materiale oppure immateriale. Potrebbe essere Anassagora il primo nella storia della filosofia, almeno tra i fisici, almeno per quanto riguarda le dottrine naturali, non le dottrine dell'anima, della divinità, eccetera, almeno per quanto riguarda le dottrine naturalistiche della materia, il primo a inserire un principio che muove, regola, domina, conosce la materia, un principio che non è materiale ma che è immateriale, non diciamo spirituale come nel cristianesimo, ma immateriale, d'accordo? Immateriale. Sarebbe il primo, diciamo, ad aver ipotizzato che vi sia una realtà sovrasensibile, non materiale, trascendente, qualitativamente differente, ontologicamente diversa nella natura, d'accordo, qualcosa di immateriale. E qui ci sono diverse interpretazioni, perché è vero, Nassagora dice, vedete, penetra all'interno di tutte le cose materiali senza mescolarsi ad esse. Cosa può penetrare dei semi che abbiamo visto per definizione come l'essere parmenideo sono impenetrabili? Non una realtà materiale, soltanto una realtà immateriale, incorporea, potrebbe penetrare all'interno di cose che non sono penetrabili dalla materia, come i semi. Però lui forse Anassagora non arriva a concepire qualcosa di spirituale, di materiale, questo nus, perché lui dice, vi ricordate, la più sottile di tutte le cose, cioè qualcosa di sottilissimo, qualcosa che di sottilissimo, di più sottile, ma forse più sottile è pur sempre no, qualcosa di materiale. Quindi su questo restano delle discussioni. Il nus è materiale oppure è qualcosa di incorporeo immateriale. Ma c'è un'altra discussione a proposito del nus, fate attenzione. Quest'idea del nus, ovviamente di un principio che regola, muove, domina le cose, le fa muovere apparentemente secondo un fine, non a caso ma secondo un fine, piacque molto a Platone e Aristotele, perché Platone e Aristotele erano dei finalisti, cioè pensavano che la natura
finalisti, Platone, ottimisti, finalisti, pensavano che la natura non andasse a caso oppure per con una necessità cieca, ok? Che la natura svolgesse tutti i fenomeni, si trasformasse, andasse avanti in base a un fine intrinseco nella natura, ok? Secondo Aristotele questa finalità intrinseca alla natura è data da una razionalità insita nella natura stessa che in fondo si manifesta materialmente attraverso la forma, d'accordo? La definizione di ogni essere, perché la forma, la morfologia di ogni essere, per Aristotele, lo vedremo quando lo spiegheremo, è anche il fine di ogni essere, d'accordo? Per Platone, che invece è ancora di più amante delle realtà immateriali, il fine della natura è dato da un'anima spirituale, da non solo l'anima spirituale che agisce secondo un fine degli esseri umani, ma anche quelli che non sono esseri umani, come gli enti inorganici, non biologici, agiscono secondo un fine, perché in Platone c'è, ricordate, un'anima del mondo, un'anima universale che penetra, che è interna alla natura, alla materia. E quindi sia Platone sia Aristotele, come dire, ne parlano, esultano perché pensano di aver trovato in Anassagora un loro anticipatore, cioè qualcuno che pensa che tutto sia regolato, se per usare una terminologia aristotelica, da cause finali e non da cause meccaniche, ok? Generalmente i presofisti, questi filosofi della Fusis, davano di solito spiegazioni sempre di tipo meccanico, naturalistico, diremmo noi materialistico, cioè le cause meccaniche. Questa è proprio una terminologia aristotelica. Per Aristotele, sulle cause meccaniche o efficienti, le chiama anche lui, o le chiama anche cause materiali, prevalgono invece le cause finali, ok? Non è che non ci sono le cause meccaniche che per esempio spiegano perché io mi sto muovendo in senso meccanico, fisiologico, ok? Perché ci sono delle ossa che reggono un peso in un certo modo, con una certa angolazione, c'è un rivestimento delle ossa, ci sono dei muscoli che si muovono in un certo modo. Però per Aristotele, come per Platone, le cause meccaniche non dicono la cosa più importante del perché io mi muovo, d'accordo? Dicono solo qual è la causa materiale, fisiologica del mio movimento, la causa meccanica. Però per Platone e Aristotele, lo vedremo, la vera causa del mio movimento è il fine, è lo scopo che io voglio raggiungere con il mio movimento, perché il mio movimento è intenzionale, determinato da una volontà libera, d'accordo? Quindi io, ok, la causa meccanica del mio muovermi, del mio camminare adesso è rappresentata da tutta una serie di meccanismi chimici, fisici all'interno del mio corpo, l'equilibrio delle ossa, dei tendini, eccetera, ma quella è solo la causa meccanica. Per Platone e Aristotele la vera causa del movimento è il fine che io voglio ottenere in questo movimento. Per esempio, io mi sto muovendo perché ho visto una mia amica che è entrata dalla porta, voglio andare incontro, parlare con la mia amica, per questo mi sto muovendo, d'accordo? Secondo Platone e Aristotele, ma lo ripeteremo ampiamente parlando di Platone e Aristotele, la causa prevalente, pur anche loro non eliminando l'importanza delle cause meccaniche efficienti, la causa prevalente di qualunque fenomeno non è la causa meccanica efficiente, ma la causa finale. Per capire la differenza tra la causa meccanica e la causa finale, possiamo anche dirlo in questo modo. La causa meccanica è ciò che è all'origine di un fenomeno. Cioè io mi muovo perché ci sono delle cause meccaniche, le mie ossa, i miei neurotrasmettitori, le placche motrici dei muscoli che mi fanno muovere. Cioè le cause meccaniche sono quelle che in qualche modo vengono prima del fenomeno. Ok? Sono quelle che originano il fenomeno. Invece le cause finali sono quelle che vengono dopo il fenomeno, capite? Sono quelle che
attraverso il fenomeno si vuole raggiungere, ok? Quindi io sto camminando perché ci sono placche motrici, nervi, la mia mente, insomma, che ha causato il mio movimento in maniera meccanica e che bada al fatto che io metta un piede qua in equilibrio, che mi muova in maniera coordinata per non cadere, eccetera. Queste sono le cause meccaniche, ma le vere cause per Platone e Aristotele sono le cause finali, cioè il fatto che io mi muovo in vista di qualcosa, di uno scopo che viene dopo il movimento, che non è, capite, l'origine del movimento come la causa meccanica, ma è l'esito del movimento, cioè qualcosa in vista della quale io mi muovo e che viene dopo rispetto al mio movimento, ok? Differenza tra cose meccaniche e finali. Allora Platone e Aristotele un po' si illudono, dicono vabbè, allora vedete, prima di noi c'è già stato un filosofo della natura che ha parlato di finalismo, perché questo nous sarebbe una causa finale, non una causa meccanica, d'accordo? Quindi loro detestano i presofisti naturalisti perché spiegano tutto con cause meccaniche di solito, mentre Platone e Aristotele dicono che no, la causa vera è una causa finale, è una causa di tipo idealistico, d'accordo? Idealistico. Perché sono due grandi idealisti, Platone e Aristotele, i due più importanti dell'antichità greca. Il problema è che lo stesso Aristotele, secondo me correttamente, dice che appunto questo del nous è un po' un'illusione, perché Anassagora parla tanto del nous, però quando deve dare le spiegazioni dei fenomeni, le spiegazioni sono quasi sempre meccaniche, ok? Anassagora, da buon scienziato, no? Persona razionale, che riduce tutto a cause naturali, quando deve spiegare un qualunque fenomeno, la causa è di tipo naturale, è di tipo meccanico. Dice Aristotele, attenzione, Anassagora introduce il nous solo quando si trova in difficoltà, come riempitivo, come estrema ratio, quando non riesce, dice Aristotele, quando Anassagora non riesce a trovare una causa meccanica, allora, non sapendo quale sia la causa meccanica, ricorre alla causa finale e dice è il nous che lo causa. È chiaro? Cioè usa il nous un po' come tappabuchi. Soltanto quando non sa trovare una motivazione, una causa scientifica, naturale, un fenomeno, dice è stato il nous. Quindi lo usa come, dice Aristotele con una metafora molto azzeccata, come un deus ex machina, traduciamo in latino quello che dice Aristotele. Sapete cos'è il deus ex machina, che è ancora un modo di dire? Era quella divinità che viene calata sul palco, di solito alla fine di una tragedia, di una commedia, di una tragedia, di una rappresentazione teatrale, sul palco, e scende dalla macchina scenica dall'alto una divinità che risolve la trama, no? Dice tu devi essere re, tu no, tu sei maledetto, guarda che tu sei il figlio di quello là, e guarda che tu la trama, che era un po' ingarbugliata, gli sceneggiatori dell'epoca non sapevano come risolverla, la risolvono, capite, in maniera molto facile, perché mettono sulla scena, capite, calano proprio sul palco fisicamente con una macchina scenica che cala lentamente sul palco, un attore che fa la parte della divinità, Deus ex machina, risolve tutti i problemi. Capite, il nous è come un Deus ex machina. Quando non si capisce qual è la causa meccanica, quando il fenomeno è difficile, quando non si trova un'altra spiegazione, allora in maniera diciamo posticcia, come un po' tappabuchi, diciamo vabbè, c'è stato l'intelligenza divina che l'ha fatto avvenire, ok? Come appunto il Deus ex machina che risolve tutto. E quindi Aristotele probabilmente ha ragione. Cioè, da parte di questi antichi sapienti, secondo me, Empedocle e Anassagora, c'era un po' di ritegno ad arrivare alle estreme conseguenze, a dire tutto è naturale, tutto è meccanico e quindi non c'è un ordine, non c'è un senso, non c'è un principio guida, non c'è una legge generale, ok? Loro erano dei naturalisti, dei materialisti, ma
non riescono a esserlo proprio al 100%, cioè non riescono ad accettare tutte le conseguenze di un materialismo, di un naturalismo, di un laicismo integrale. E quindi un po' perché si vergognano, insomma non riescono a radicalizzarlo, inseriscono qualcosa che somiglia a una divinità, un principio di ordine, un principio di fine, di finalità, però in realtà poi non lo sfruttano fino in fondo quando si tratta di parlare di fenomeni particolari. Fenomeni particolari cercano sempre di spiegarli in maniera meccanica. Quando però si tratta, non so, della nascita dell'universo, di altre cose, dell'origine del movimento, che sono cose più ampie, più difficili da spiegare, sono cose più generali, allora è stato il Nus, d'accordo? Quindi ci sono comunque ancora controversie su cosa intendesse significare Anassagora con questa introduzione del Nus, che cosa davvero fosse il Nus, quali siano le caratteristiche del Nus. Allora, un'ultima cosa molto importante che di solito viene trascurata di Anassagora era favorevole a un sapere tecnico, le cosiddette technai, le discipline scientifiche tecniche, d'accordo? Le scienze applicate, non so, la dinamica, l'idrodinamica, eccetera. Noi sappiamo che Anassagora era al centro di un gruppo di ricerca che sperimentava, faceva esperimenti, mettevano l'acqua o l'aria in contenitori per capire se c'era un peso, se qual era il peso specifico, se c'era il vuoto oppure no, cioè sperimentavano nel senso moderno del termine. Anassagora non è un pensatore puramente teorico, come per esempio saranno Platone e Aristotele, che pensano che la filosofia sia solo pensiero logico. L'esperienza certo serve, ma l'esperienza serve quando poi viene astratta da un momento superiore che è il momento dell'intelletto, della ragione, d'accordo? Invece per Anassagora e altri, come gli scienziati moderni, si possono trovare delle verità proprio dall'esperienza intesa modernamente. Quindi mentre Platone e Aristotele saranno la base del disprezzo che ancora esiste per per i lavori manuali, per le applicazioni tecniche, per le macchine, d'accordo, per le esperienze, invece Anassagora è davvero, potrebbe essere considerato un precursore della scienza moderna. Lui pensa che il sapere teorico possa essere applicato nella realtà in maniera appunto tecnica, quindi la valorizzazione delle tecnai, delle tecniche, delle operazioni materiali, ve l'ho scritto anche in greco, d'accordo? E lui formula una visione della scienza, della conoscenza scientifica, che è incredibilmente simile a quella galileiana, oppure alle teorie appunto moderne del metodo scientifico. Lui dice prima di tutto che la conoscenza nasce dall'esperienza, è già qui, e insomma, un Eraclito, un Parmenide, un Platone avrebbero detto assolutamente no. Magari Aristotele sarebbe stato più possibilista sul fatto che la conoscenza nasce dall'esperienza. Allora, l'esperienza, ci sono diverse esperienze e quindi con i sensi, l'esperienza, poi però attenzione, non basta l'osservazione, ci deve essere la ragione o l'intelletto non inteso come nus, d'accordo, di quello che abbiamo chiamato prima, la ragione umana, l'intelletto riflette, considera le varie esperienze, i vari dati sperimentali e formula sulla base di questi dati sperimentali una teoria. Teoria, attenzione, questa è la parte più importante, che per Anassagora non è una verità assoluta. Come in Galileo, la teoria scientifica è un'ipotesi da verificare e quindi per verificare la teoria ci vogliono ulteriori esperienze che magari si caratterizzano più in maniera più specifica come esperimenti fatti per falsificare o verificare una teoria. Quindi una teoria non è mai definitiva, deve essere sempre portata al vaglio di ulteriori esperienze. Questa visione è proprio scientifica e modernissima,
cioè immagina la conoscenza scientifica basata sull'osservazione, prima di tutto sull'esperienza, sull'osservazione della natura, ma basata sull'idea, capite, che le teorie possono essere sempre limate o sostituite da teorie migliori, non sono mai definitive, sono criticabili, d'accordo? Devono essere sempre messi al vaglio di ulteriori esperienze. Qui abbiamo un'anticipazione di idee scientifiche, ovviamente, che sono modernissime, come la continua e lenta perfettibilità della scienza, del difficile cammino del conoscere che va avanti per tentativi ed errori. È l'idea di un progresso scientifico, di un aumentare, di un incrementarsi della conoscenza in maniera lenta e lineare, d'accordo? In maniera lineare, lenta e progressiva nel tempo, senza mai arrivare ad una verità assoluta. Quindi, grandissima idea, e noi sappiamo che lui, altri suoi amici e allievi, erano veramente dei team di sperimentatori che facevano osservazioni ed esperimenti proprio nella natura, così come si usa modernamente. Qual è il problema? Il problema è che perché non nasce un metodo scientifico in Grecia? Prima di tutto Anassagora e quelli come lui sono piuttosto isolati, quelli che sperimentano, che pensano che si possano trovare delle verità empiriche sulla base dell'osservazione, saranno sempre in minoranza, prevarranno personaggi come Platone o tanti altri che in fondo pensano che invece le teorie siano basate a priori sulla ragione, sull'intelletto. Sì, per esempio Aristotele diceva che l'intelletto crea le immaginazioni o le idee basandosi sui contenuti di esperienza, però appunto quei contenuti di esperienza poi servono solo perché la ragione ci riflette sopra e astrae mentalmente, diciamo, non c'è una vera induzione scientifica. Però magari Aristotele già si era un po' più avvicinato, però la maggior parte dei greci proprio non sperimentava, almeno Aristotele no, quando fu mandato in esilio in quella o quell'altra isoletta, iniziò a osservare gli animali, i granchi sulla spiaggia, inizia a scrivere no, le opere biologiche, le opere sugli animali, perché vede delle cose e gli animali e in base a quello che vede scrive, si occupa anche di biologia, di riproduzione, d'accordo? Cioè di cose che vede in natura, non come Platone che quando parla della natura nell'unico dialogo in cui concede di farlo, presenta proprio la descrizione della natura come un romanzo, come qualcosa di verosimile, di uno scherzo, un trastullo, un divertimento tra una metafisica e l'altra, no? nel Timeo. Il problema è che non solo quelli come Anassagora e il suo team che sperimentavano erano pochi nell'antichità, ma lo stesso Anassagora in fondo, ok, sperimentava, ha un'idea moderna di scienza, ma fino a che punto la applica? Magari la applicava soltanto per questioni particolari, come appunto vedere se l'aria ha un peso, vedere se l'acqua in un recipiente fa il vuoto, perché abbiamo testimonianze, come ho detto prima, che questi specifici, precisi esperimenti furono fatti. Ma in fondo la stessa, cioè l'idea però è poi che al di là delle cose particolari, tu devi elaborare una teoria generale sull'universo, sui costituenti dell'universo, che siano semi, esseri, atomi, come vedremo con Democrito, una teoria di tipo generale che non deriva dall'esperienza. Perché ditemi voi, la teoria dei semi, di tutto in tutto, dello sviluppo del seme preesistente, la teoria dei principi infiniti, i semi, alla base della realtà di Anassagora, si basa sull'esperienza.
Lui li ha mai visti questi semi al microscopio? Come fa a dire che sono infiniti, che sono fatti così, che si trasformano in quel modo? Sono intuizioni filosofiche, d'accordo? Quindi si parla tanto, Anassagora parla tanto di sperimentare, applicare nella realtà le teorie, eh, però poi qual è la sua dottrina filosofica generale? È una dottrina filosofica generale che, esattamente come quelle degli altri, non si basa affatto sull'esperienza, sull'esperimento, sull'induzione di una teoria scientifica, d'accordo? E questo è, cioè anche la teoria filosofica che io vi ho illustrato, spero abbastanza nei dettagli, di Anassagora, viene immaginata, intuita a priori e non è certo l'esito di una pratica sperimentale. Anche Empedocle, attenzione, di cui abbiamo parlato, no, in precedenza, nella lezione precedente, era favorevole alle tecnai, alle applicazioni materiali del sapere, però meno rispetto ad Anassagora. Anassagora di più. Però, come vi ho detto, si tratta di casi limite, si tratta di casi isolati che non danno luogo ad una mentalità diffusa. Per questo non nasce il metodo scientifico nella Grecia antica, perché non si sperimenta, non si comprende che si potrebbero trovare delle verità attraverso l'esperienza, oppure l'esperienza programmata con strumenti, con macchine. Non si arriva a questo in Grecia, altrimenti i greci avrebbero inventato la scienza moderna e invece non l'hanno fatto. Anche i medievali erano molto più avanti dei greci, dei latini. In Medioevo abbiamo anticipazioni del metodo scientifico di Galileo notevoli, le spiegheremo quando tratteremo la filosofia medievale. Ma i greci e i romani proprio no. I romani costruivano acquedotti, strade, cioè avevano tante applicazioni tecniche, però basate sull'esperienza di lavoratori, di ingegneri che non elaboravano teorie scientifiche generali, ok? Sapevano che mettendo un palo qua poi si poteva sostenere un palo là e così via. Si tratta di un'ingegneria puramente pratica e costruttiva, utilitaristica, quella dei romani, che non mette campo a delle teorie scientifiche più complesse da cui far derivare altre cose. I greci, i latini non costruivano neanche macchine. Come si può sperimentare e fare scienza moderna se non costruisci come Galileo il piano inclinato, delle macchine, ma loro la cosa che è mancata proprio al mondo antico è il macchinismo. Loro avevano gli schiavi, facevano fare tutto dagli schiavi, non si preoccupano di costruire macchine che intervengono, modificano e manipolano la natura, perché tanto ci sono gli schiavi che fanno tutto il lavoro, che c'è bisogno di costruire una macchina che ti facilita il lavoro, che aumenta il rendimento. Poi forse uno dei motivi, si dice, per cui gli antichi non abbiano costruito macchine era anche la mancanza di materiali, non avevano quei materiali, quelle leghe che insomma servivano per costruire delle macchine decenti. Comunque è un peccato e noi riflettiamo su questo, riflettiamo che il metodo induttivo, comunque il metodo sperimentale, resta limitato a pochi soggetti come Anassagora, e non solo, abbiamo visto anche in Anassagora viene usato in misura limitata soltanto per determinare delle osservazioni particolari e specifiche, perché poi anche Anassagora, quando deve dare la sua interpretazione generale dei fenomeni, del movimento, delle trasformazioni, si inventa una cosa, anche lui, di pura fantasia, cioè che nasce da un ragionamento logico, teorico, teoretico, razionale, che non deriva i suoi contenuti dall'esperienza. Bene, abbiamo finito con Anassagora, la prossima volta vedremo Democrito e vedremo che Democrito, l'ultimo dei presofisti, l'ultimo dei pluralisti, dei tre pluralisti, ma anche l'ultimo dei presofisti, quindi con Democrito
esauriamo il ciclo di argomenti che nella playlist, no, si chiama Presofisti, poi dopo Democrito passeremo ai Sofisti e Socrate, vedremo che Democrito, a differenza di Empedocle e di Anassagora, non crea, non elabora alcun tipo di principio ordinatore o regolatore dell'universo, a differenza dell'odio e dell'amore di Empedocle oppure del nous, dell'intelletto di Anassagora. Democrito, vedremo, è un vero materialista integrale che fa andare le cose in maniera sulla base di una necessità cieca, sulla base del caso, perché in fondo nel suo caso, sì, caso, lui parla della necessità, sulla base di un rigoroso determinismo molto moderno, meccanicistico, in cui tutto avviene per puro urto, principi di inerzia, senza alcun fine, senza alcun principio ordinatore. Tant'è vero che Dante, no, lo chiama Democrito colui che il mondo a caso pone. A caso, Democrito intendeva la necessità, il determinismo, ma lo possiamo anche chiamare caso. Il significato in questo caso è lo stesso. E quindi Democrito sarà proprio il culmine, è lui l'ultimo, proprio anche cronologicamente più giovane di Socrate, il culmine dei naturalisti presocratici, perché con Democrito, in maniera molto più completa e sicura, in maniera molto più estrema rispetto agli altri filosofi della Physis, si arriva ad un materialismo e da un materialismo, un determinismo e un ateismo integrali, senza alcuna possibilità di interpolazioni di tipo finalistico, di tipo ordinatorio e di tipo divino, ma il materialismo, il meccanicismo di Democrito, tanto simile alla fisica meccanicistica del Seicento, no? Della nascita, quella della nascita della scienza moderna, sarà messo in posizione di minoranza dalle interpretazioni ottimistiche e finalistiche di Platone, di Aristotele e di altri. Platone che infatti odiava Democrito a tal punto dal non nominarlo mai nei suoi dialoghi. Platone nomina tutti i suoi nemici, ma Democrito no, perché Democrito era il più pericoloso. E non a caso di Democrito non ci hanno fatto arrivare quasi niente, abbiamo pochissimi frammenti e molte opere, perché lui ha scritto moltissimo, non solo il Perifiusio sulla natura, che sono andate perdute. Non dovete pensare che il materialismo, il determinismo, l'ateismo non esistessero nella filosofia antica. Esistevano e come, però facevano paura. E quindi sono stati schiacciati, sono stati dimenticati, sono stati criminalizzati, le loro opere non ci sono arrivate. Il potere politico, che fosse cristiano o fosse un altro tipo di potere culturale, ha sempre messo in primo piano la metafisica, un'idea ottimistica, moralistica e finalistica di spiegazione del reale. Tendendo a dimenticare, a sottovalutare, a considerare ingiustamente minori quelli che avevano altri tipi di spiegazioni, come una spiegazione disincantata di Democrito, che infatti al suo materialismo e al suo determinismo fa seguire anche una visione pessimistica della realtà immorale e politica. Volete sapere un'ultima cosa di Anassagora, davvero brillante, compatibile con la scienza moderna, che spiega proprio in una maniera mirabile perché Anassagora apprezzasse molto le tecnai, le trasformazioni della natura, il modificare attivamente la natura. Anassagora dice che l'uomo è diventato più intelligente degli altri animali perché possiede la mano. Sapete che molti scienziati moderni dicono questo?
Capite, Anassagora, come altri, vede l'uomo non in maniera finalistica, vede l'uomo come qualcosa che esce casualmente dalla natura e viene gettato in un ambiente ostile. Siccome però ha la mano, che magari gli è venuta fuori casualmente, riesce a diventare più intelligente degli altri animali, quindi molto significativa, moderna, vero? Questa citazione, questo frammento di Anassagora, l'uomo è più intelligente degli altri animali perché possiede la mano e quindi ha la possibilità, possiede la facoltà di manipolare, di modificare la natura, di trasformarla, di avere delle tecniche, di utilizzare il proprio pensiero razionale per creare una tecnologia, una manipolazione, un dominio della natura. Chiudiamo definitivamente qui con Anassagora, ci vediamo la prossima volta con Democrito, arrivederci a tutti, grazie.